Partiamo da Xanthos, la capitale della Licia, e il nostro viaggio ci porta a Leteon, uno dei centri di culto più importanti della Licia. Questo centro ci accoglie con un magnifico teatro. Il sito sacro di Leteon si trova ai piedi nord-occidentali di Tumtum-Tepe, uno sperone roccioso nella provincia di Mula. Nell'antichità gli Ittiti chiamavano la Licia Lucca, nel periodo post-omerico Licia e oggi i turchi la chiamano penisola di Teke. Il 9 dicembre 1988 è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO insieme all'antica città di Xanthos per le sue iscrizioni che hanno contribuito alla decifrazione della lingua licia, una lingua presentata grazie alla sua influenza sull'architettura licia e occidentale. Progettato esclusivamente come centro religioso, il santuario di Leteon, grazie alla sua vicinanza alla capitale Xanthos, a Patara, Penara, Tulos, Siduma e Arsada, fungeva da luogo sacro condiviso da tutte le città della Lega Licia durante il periodo ellenistico e da sede di tutte le decisioni della Lega, sia scritte che orali. Pertanto si può affermare che possedesse una identità politica oltre a quella religiosa. Il nome del sito sacro deriva dalla dea Leto. Secondo la leggenda narrata da Nicader di Colofone e Ovidio, Leto fuggì da Era con i suoi figli gemelli Artemide e Apollo che aveva partorito da Zeus sulla isola di Delo nel Mar Egeo e giunse a una sorgente di acqua in Licia. Temendo Era, la moglie di Zeus, estremamente gelosa, i pastori scacciarono Leto e i suoi figli. Nella sua rabbia, Leto trasformò i pastori in rane e in seguito, attorno alla sorgente di acqua, fu costruito un santuario per Leto e suoi figli. Leton è un luogo di culto comune dove venivano venerati insieme Annis Masanassia in lingua Luvia, Eni Mahanahi in lingua licia con i suoi figli Artemi e Natri e in greco Leto con i suoi figli Artemide e Apollo. Sebbene non del tutto chiarati, alcuni testi ittiti menzionano un tempio in questa area e la somiglianza nel nome e nell'identità tra la dea conosciuta come Lada in Licio e Leto suggeriscono che il sito risalga al secondo millennio a.C. La storia di Leteon inizia contemporaneamente all'antica città di Xanthos e le è parallela. Nel 546 a.C., dopo che gli eserciti di Arpago, generale del re persiano Ciro il Grande, conquistarono la valle di Xanthos, questa rimase sotto il controllo dei principati locali soggetti ai persiani per un lungo periodo. Questo dominio durò fino alla conquista della regione da parte di Alessandro Magno nel 334 a.C. Il sito sacro, che in seguito divenne parte della civiltà romana, cadde sotto il dominio dell'impero romano di Oriente in epoche successive e fu abbandonato alla fine del VII secolo d.C. a causa delle incursioni arabe sulla costa mediterranea, dei terremoti e delle epidemie. Nel XII secolo fu colonizzato da tribù nomadi turkmene. Al centro del santuario si trova il Temenos che ospita i templi di Leto, Artemide e Apollo. Da est del Temenos i templi dedicati rispettivamente ad Apollo, Artemide e Leto si estendono parallelamente l'uno all'altro in direzione
nord-sud. Costruiti in epoche diverse, i templi continuarono ad essere utilizzati nel corso della storia e dopo aver perso la loro funzione durante il periodo dell'Impero Romano di Oriente. Alcuni dei loro materiali furono utilizzati nella chiesa costruita a sud dei templi. Il santuario di Leto era il centro di culto e di ritrovo politico della Lega Licia, un gruppo di città nella Terra della Luce, in Licia. Era l'area in cui la dea Leto, da cui il santuario prende il nome, veniva venerata insieme ai suoi figli Artemide e Apollo. Il tempio, che è sopravvissuto dal periodo antico fino ai giorni nostri a livello della piattaforma su cui poggiano le colonne, è stato completamente portato alla luce con gli scavi effettuati. Artemide, figlia di Leto, è sorella di Apollo e la dea più nota e riconosciuta dell'Anatolia. Ci sono molti templi a lei dedicati in molte città antiche della Turchia. Il più importante è il tempio di Artemide nell'antica città di Efeso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo. Artemide è la dea della caccia, della natura selvaggia e della luna, protettrice degli animali e delle giovani donne. Simbolo di indipendenza e purezza, incarna la forza femminile libera da ogni vincolo. È anche una dea vergine, ma allo stesso tempo materna, capace di proteggere il parto e i bambini. Raffigurata con un arco e frecce, appare come una cacciatrice eterna che veglia sui boschi e sugli esseri viventi, rappresentando l'armonia tra l'uomo e la natura. Purtroppo il tempio di Artemide, situato al centro dei 3 templi dell'antica città di Leteon, è quello giunto fino a noi nelle condizioni peggiori. Come il tempio di Apollo, anche questo tempio si pensa sia stato costruito in legno dalle tracce sulle rocce e non è possibile fornire una data precisa per la costruzione sulla prima fase. Di questa struttura esistono pochissimi frammenti all'interno e nei dintorni del tempio. La caratteristica più notevole del tempio è la massa di roccia lasciata grezza sotto forma di una elevazione di evoca Artemide nella sala di culto a simboleggiare il culto della roccia in Anatolia direttamente associato alla dea madre. La seconda fase costruttiva in cui il tempio fu edificato sul basamento è datata al IV secolo a.C. con i suoi blocchi architettonici di alta qualità e fine fattura. Apollo è il dio della luce, della musica e della poesia, colui che rappresenta l'armonia e la misura perfetta. Simbolo di giovinezza e bellezza ideale, è anche il signore della profezia e della guarigione, venerato nei grandi santuari oracolari come Delfi, Didima e Claros. Considerato portatore di verità e ordine, può donare salute e protezione, ma anche punire con epidemie improvvise. Per questo motivo incarna al tempo stesso il volto benevolo e quello terribile del divino. Il tempio di Apollo, situato ai piedi del basamento rasato a est del Temenos, è uno degli esempi importanti dell'uso del legno negli edifici religiosi appartenenti ai primi culti. Il tempio è primitivo, costruito in legno su una fondazione in pietra e che misura 5 x 8 metri
e ancora in situ nell'aula di culto del Tempio ellenistico. Un mosaico datato al II secolo a.C. è stato aggiunto alla sala di culto del Tempio e le figure di Lira, Rosa, Freccia e Faretra sul mosaico sono attribuite a Natri, Apollon. Invece la chiesa situata a Leteon si estende da est a ovest a sud-est del santuario di Leteon. È stata costruita a 3 navate con pianta basilicale e abside semicircolare. Nell'angolo sud-est della chiesa si trova una struttura per il battistero con pianta a trifoglio. L'iscrizione sul mosaico pavimentale del battistero dice che Eutyches costruì questa struttura. All'interno di questi spazi ci sono aree in cui i sacerdoti soddisfacevano le loro esigenze di ristorazione e di riposo e le sezioni di martirium con 3 tombe. Si pensa che la chiesa sia stata utilizzata nella seconda metà del VI secolo d.C. durante i regni di Giustiniano I e di Eraclio e che sia stata abbandonata nel VII secolo d.C. Una delle opere più importanti della città è senza dubbio un monumento scritto in 3 lingue. La stela rinvenuta nel santuario di Leteon nel 1973 sul sentiero cerimoniale tra il Tempio di Apollo e la rupe rocciosa a est, modellata da mani umane, è scritta in 3 lingue: licio, aramaico e greco antico. Non è stato possibile determinare l'ubicazione originaria della stele, che è stata recuperata intatta, e ci sono 2 diverse proposte per la datazione esatta della stele, che è tra i reperti più importanti del santuario: il 358 a.C. o il 337 a.C. L'iscrizione fornisce diversi indizi sia sulle relazioni cario-lizie, sia sui rapporti del regno con i popoli che avevano perso la libertà contro i persiani, sia sulle relazioni tra i satrapi e il gran re persiano. C'è anche un altro monumento, il monumento degli Arruntui. Secondo la sua architettura e le sue iscrizioni, risale alle fine del I secolo e all'inizio del II secolo d.C. Il monumento degli Arruntui fu costruito in onore di Marcus Arruntius Claudianus e dei suoi familiari. Appartiene alla famiglia Arruntius, una delle famiglie di elite di Xanthos. Arruntius fu il primo licio che entrò a far parte della classe equestre durante il regno di Vespasiano e dopo questa carriera fu ammesso al Senato sotto gli imperatori romani Nerva e Traiano. Questo monumento, costruito in onore della famiglia Arruntius, in una posizione molto particolare del santuario. È una opera importante che porta informazioni preziose sulla struttura socio-culturale di Xanthos e Leteon fino ai giorni nostri. I portici della città di Leteon si trovano a nord e a ovest dei templi e sono costituiti da 2 sezioni, il portico nord a L e il portico ovest. Furono costruiti in epoca ellenistica nel II secolo a.C. e subirono modifiche durante il periodo imperiale romano. Nella stanza all'estremità orientale del portico si trovano dei piedistalli su cui sono collocate delle statue di bronzo. Uno dei piedistalli porta il nome di Marciana, sorella dell'imperatore Traiano. In seguito agli studi si è pensato che questa stanza potesse essere il tempio degli imperatori. Infatti, secondo un'iscrizione, si dice che a Leteon fu costruito un luogo definito
et Nikon Kaiserion. Si pensa che questo sia il luogo in cui i cittadini di Leteon veneravano il culto dell'imperatore romano divinizzato. I portici all'interno del santuario proteggono i doni dell'altare e servono anche come riparo per i visitatori. Infatti, nel muro del portico sono state costruite delle nicchie per i visitatori del santuario. Sul muro, in fondo a ogni nicchia, si trovano iscrizioni relative alle persone la cui statua è collocata nella nicchia. Secondo queste iscrizioni, la prima serie di statue fu costruita da una persona di nome Lucius Apollinaris, in onore della sua famiglia alle fine del I o del II secolo a.C. Il teatro, situato a sud-est dell'area sacra, accoglie i visitatori in tutta la sua bellezza man mano che ci si avvicina alla città. Fu costruito in epoca ellenistica e subì modifiche architettoniche in epoca romana. È il terzo teatro più grande della regione Licia, con una capacità di 7.800 persone. Il teatro è stato costruito sulla necropoli del primo periodo. La tomba a sarcofago è visibile nelle sue condizioni originali sotto la fila di posti a sedere danneggiata a nord. La parte centrale del teatro, per 3/4 addossata al pendio, è stata scavata nel sottosuolo. Man mano che ci si sposta verso le due estremità del teatro, il rapporto con il basamento inizia a diminuire e si vede che le file dei posti a sedere del teatro erano collocate su un blocco di grandi blocchi di pietra. Ecco, salutiamo il santuario di Leteon, consacrato alla dea Leto e ai suoi figli Artemide e Apollo. Qui abbiamo percepito la loro sacralità, come se le preghiere riecheggiassero ancora tra i templi e la voce divina risuonasse nel teatro. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Poco più avanti ci attende Patara, una delle città più importanti della Licia. Secondo il mito, Apollo nacque a Delo, ma fu proprio a Patara che la sua voce si fece più potente attraverso gli oracoli che guidavano l'umanità. Patara non fu solo città di Apollo. Porto aperto al mare, custodiva anche lo spirito di Poseidon, protettore dei marinai. E secoli dopo, in queste stesse terre, nacque Nicola di Myra, che il mondo avrebbe conosciuto come San Nicola o Babbo Natale, patrono dei marinai e dei poveri. Così Patara ci accoglie come luogo unico, dove mito e cristianesimo, dei e santi si incontrano in una unica straordinaria narrazione.